L'argomento del perdono è uno dei più fraintesi. Io ne parlo molto nei miei video e soprattutto nei miei percorsi, durante i miei eventi, perché lo considero uno degli aspetti fondamentali per il nostro benessere interiore e per costruirci una vita di qualità. Mi sono imbattuto tempo fa in questa frase: ricucire un rapporto con chi ha tradito la nostra fiducia è possibile, ma è come rammendare un abito rotto. Il segno rimane indelebile. Emanuele Breda è l'autore di questa frase. Allora, il perdono viene spesso frainteso e questa frase ne è la dimostrazione. Ora, innanzitutto, quando noi perdoniamo non vuol dire che dobbiamo dare di nuovo fiducia ad una persona. Questo non è previsto in un processo di perdono. Potrebbe accadere, ma non è la cosa che determina il perdono. E per quanto riguarda il segno che rimane indelebile, certo, dal momento che siamo stati feriti, dal momento che qualcuno ci ha traditi, sicuramente ci ricorderemo di quel momento, di quell'avvenimento. Rimarrà un segno, ma quello che noi possiamo fare è fare in modo di trasformare quel segno in qualcosa che per noi sia digeribile e addirittura con il tempo qualcosa di cui essere profondamente grati. Oscar Wilde diceva: perdona i tuoi nemici perché nulla li fa arrabbiare di più. E anche questa, seppur una frase che attiva molto l'ego delle persone ferite, non è corretta, perché noi non perdoniamo per far star male gli altri, né quantomeno per farli star bene. Noi perdoniamo solo ed esclusivamente per noi stessi. Perdonare una persona che ci ha fatto soffrire, tuttavia, è un processo complesso, spesso anche doloroso, perché dobbiamo guardare in faccia il dolore e iniziare, con degli strumenti a disposizione, a vederlo in modo diverso. Allora, visto che sul perdono si è detto tutto il contrario di tutto e ci sono tantissimi fraintendimenti, ti voglio dire 5 cose che non devi mai fare quando perdoni una persona. 5 aspetti da evitare assolutamente quando si parla di perdono. Prima tra tutte, forzare il perdono. Quando senti che ti stai sforzando per perdonare una persona, ricordati che quel processo non è mai sano. Certo, come dicevo prima, c'è una fase di dolore, ma non è uno sforzo, non è un qualcosa che facciamo controvoglia, ma perché profondamente abbiamo capito che abbiamo bisogno di lasciare andare. Anche perché a volte il perdono ha bisogno di un processo, ci si arriva a perdonare. Io spesso dico ai miei allievi che continuiamo a perdonare per tutta la nostra vita una persona, perché andando avanti nel nostro percorso, anche se non parliamo più con quella persona, se non fa più parte della nostra vita, attraverso le esperienze della vita noi dovremmo ricordarci di quella persona, perché quelle esperienze che ci capitano ci stanno toccando delle ferite che si erano create proprio con quelle dinamiche lì. Il secondo errore è quello di sminuire il proprio dolore, come se quello che è stato fatto non fosse stato qualcosa di grave. Sì, ti perdono, dai. Questa cosa qui è veramente bambinesca. Non abbiamo bisogno di perdonare gli altri per tenerceli amici o per farli contenti, né quantomeno sminuire il nostro dolore, che è prezioso se viene accettato e non sminuito. È importantissimo in un processo di perdono, ma anche in un processo di evoluzione in generale, riconoscere e validare i propri sentimenti. E il fatto di sminuirli e di non vederli, purtroppo, seppur magari può per quieto vivere far andare avanti quella persona, in realtà sta facendo mancare autenticità a quel processo di perdono, e quindi purtroppo i nodi verranno al pettine. Errore numero 3: aspettarsi che il perdono sia lui stesso a riconciliare immediatamente la relazione. Questo, come dicevo, non è mai l'obiettivo del perdono. Noi non perdoniamo per tornare insieme ad un'altra persona. Il processo di perdono riguarda solo ed esclusivamente noi. Potrebbe coinvolgere come conseguenza l'altra persona, ma è solamente una conseguenza, anche perché ricordati che tu puoi perdonare anche qualcuno, ma non è detto che quella persona non commetterà gli stessi errori, perché tu hai creato consapevolezza, ma quella persona magari non si è presa un briciolo di tempo per riflettere sui suoi errori. Quindi non dipende solo da te. Tu puoi perdonare quanto vuoi e comprendere quanto vuoi, ma è qualcosa che riguarda te, non gli altri. Quindi perdonare non significa per forza riconciliarsi, riunirsi, riavvicinarsi. Perdonare a volte significa addirittura allontanarsi per sempre, non vedersi mai più. Ma soprattutto, quando davvero perdoniamo e perdoniamo veramente, con presa di responsabilità e seguendo tutto il processo di perdono, noi stiamo veramente tagliando quella connessione in modo definitivo con quella persona. Quando non la tagliamo, quando non perdoniamo, quando rimaniamo nella rabbia, nell'odio, nel rancore, e quando a volte anche li nascondiamo questi facendo finta di niente, no, ma io non ci penso più, va tutto bene così, quando in realtà sappiamo che non è così. Un'altra cosa da non fare mai quando si parla di perdono è utilizzare il perdono come strumento di controllo. Il perdono reale deve essere libero dalle aspettative. Non possiamo perdonare gli altri perché così in qualche modo saranno
entreranno in debito con noi e quindi poi di conseguenza avere più forza in termini di manipolazione sulle persone intorno a noi. Il perdono in realtà libera dai conflitti, libera dagli schemi, libera dai drammi. C'è una bellissima frase che ho riportato in uno dei miei libri, Amati per amare, che dice: perdonare significa aprire la porta per liberare qualcuno e scoprire che eri tu il prigioniero. Proprio perché il perdono libera te stesso, ma liberando te stesso libera anche gli altri. Errore numero 5 è quello di perdonare gli altri, ma poi dimenticarsi delle consapevolezze che hanno portato a quel processo di perdono e gli errori che sono stati commessi. Come ad esempio, nella maggior parte dei casi, quando si parla di perdono, non aver messo dei confini chiari in termini di valori e di bisogni. E quindi bisogna andare in profondità dentro se stessi e comunicare alle persone che si è deciso di perdonare quali sono quei paletti da non superare. Questo per avere maggiore chiarezza con se stessi e soprattutto anche con gli altri. Quindi nel caso in cui perdonando ci si potesse riavvicinare alla persona perdonata, bisogna essere subito chiari, senza aver paura di perdere l'altra persona, ma soprattutto volendo preservare se stessi. Perché ricordati che quando tu proteggi te stesso, quando tu rispetti te stesso, quando tu ami te stesso, non puoi essere tradito, non puoi essere non amato, perché quello che stai dando è qualcosa di puro e libero dalle aspettative. C'è una poesia bellissima di Madre Teresa che dice: il giorno più bello è oggi, l'ostacolo più grande la paura, la cosa più facile sbagliarsi, l'errore più grande rinunciare, la felicità più grande essere utile agli altri, il sentimento più brutto il rancore, il regalo più bello, il perdono. Quello indispensabile è proprio la famiglia, perché il perdono ti porta ad avere relazioni davvero vere e pure, a crearti una famiglia di valore, oltre la rabbia, oltre il rancore, oltre il risentimento. Spero che adesso, conoscendo questi errori, tu possa evitarli e iniziare un vero e profondo processo di perdono. Se hai bisogno, guarda anche gli altri video che ho fatto sull'argomento, in modo tale da riuscire ad avere tante consapevolezze nel tuo bagaglio per poter prendere la scelta giusta e soprattutto di cuore. Prenditi cura di te.